Siamo, ma questa è la versione per YouTube da far vedere la scena. Beh, la versione più elegante. Eh sì, ma passami il petto che io ho fame. C'ho tanta O fame. vuoi la teglia? Ma teglia, mo' esageriamo. Io mangio che non sto aspettare E nessuno. magna. Mm, che buon fame. Ah, ma Ma stai per me. registrando? Ma è vero! Cari amici e cari amiche di Vino, oggi ho preparato una ricetta buona delle mie parti. Ho preparato gli spaghetti all'assassina. Guardate, belli fumanti. E che cosa sono? Sono degli spaghetti con cottura risottata tipici della città di Bari. Assassina perché sono molto piccanti. Tanti like qua, qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, accendete la campanellina e ci vediamo subito dopo la nostra fantastica sigla. Per realizzare i nostri spaghetti all'assassina abbiamo scelto i seguenti ingredienti. Abbiamo scelto della polpa, datterini in pezzi, dolce di Mutti, molto buona, quella che fa tanta pubblicità, della pasta campana rummo, spaghetti grossi numero 5, peperoncino quanto basta, pomodori circa 300-400 grammi, 2 spicchi di aglio essiccato, olio evo quanto basta, sale chiaramente quanto basta, ma andiamo subito ai fornelli per realizzare i nostri spaghetti all'assassino. In una padella bella larga, preferibilmente in ferro, io non ce l'ho in ferro, mettiamo a rosolare aglio a fiamma viva, olio abbondante e abbondante peperoncino. Si chiama appunto assassina perché c'è tanto peperoncino. Una volta che l'aglio inizierà ad imbrunirsi, è arrivato il momento di aggiungere i nostri pomodorini tagliuzzati. In contemporanea andremo ad aggiungere anche il pomodoro, la polpa 1 e 2. Mi raccomando, conservate i barattoli perché vi serviranno per aggiungere l'acqua. Aggiustiamo subito di sale. Le dosi che avete visto sono per circa 3 persone o 2 mangioni, perché mezzo chilo in 2 la vedo dura. Comunque aggiungete gli spaghetti, in questa maniera qui li faremo risottare. E adesso è arrivato il momento di riempire i nostri vasetti che vi ho fatto mettere da parte di acqua. Quindi cuoceremo tutto insieme, spaghetti, pomodoro, tutto insieme. Adesso andremo ad aggiungere l'acqua. Ecco qua, bastano 2 vasetti di pomodoro e inizieremo la vera e propria cottura come se fosse un risotto. Mi raccomando, questa è la fase più delicata, quando lo spaghetto è duro, che non si attacchi, quindi giriamolo spesso e stiamoli proprio vicino. A questo punto inizia la fase 2 della ricetta, quindi vedete gli spaghetti si stanno ammorbidendo, non li abbiamo toccati molto perché altrimenti sarebbero spezzati. Voi tenetevi da parte un po' di acqua calda con del sale perché all'occorrenza si continuerà ad aggiungere l'acqua e continuate a girare ben benino gli spaghetti fino alla cottura. Vedete, la pasta a questo punto inizia ad essere quasi cotta, mancano circa 5 minuti
di cottura. E in questo caso il bello di questa ricetta è che non dobbiamo preoccuparci se la pasta si attacca, perché si deve bruciare, deve praticamente crearsi questa crosticina sulla pasta, quindi non state lì a preoccupare, fatela attaccare pure ben volentieri. E abbiamo impiattato la nostra assassina affumante, bella sbruciacchiata. Se vi è piaciuta questa ricetta mettete mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, lasciate un commento qui sotto sulla vostra versione dell'assassina. Se volete ci aggiungete anche un po' più di peperoncino. Mi raccomando, seguiteci sui nostri social, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima ricetta di vino di